FACPAC 2024 sono ora in compagnia di Rocco Furone, direttore della Packaging Business Unit di Sacmi. Rocco, di nuovo a FACPAC quindi? Assolutamente sì, anche quest'anno. È un appuntamento a cui non manchiamo oramai da più di 4-5 anni, se facciamo eccezione dell'anno del Covid, e la ragione per cui partecipiamo è fondamentalmente legata al fatto dell'attenzione che stiamo ponendo al mercato, che noi chiamiamo DACH, per cui Germania, Austria e Svizzera. Da 4 anni abbiamo aperto una filiale e per cui seguiamo il mercato in maniera diretta, in una maniera anche un po' particolare, perché oltre ad avere nella filiale la classica realtà commerciale e di service o di after sales, abbiamo anche una piccola unità di R&D, visto che comunque in Italia e in Germania il packaging la fa da padrone, per cui abbiamo una realtà che ci ha permesso di poter coprire o di sviluppare delle nuove tecnologie relative sempre al packaging. Chiarissimo. Quali sono le soluzioni che state in questo caso proponendo al mercato? Quest'anno abbiamo dato un maggior accento a quello che noi chiamiamo secondario, per cui tutto quello che è relativo alla presa di un prodotto già confezionato e da poter essere messo in una scatola in top loading. Per cui abbiamo una soluzione ad alta velocità, che è quella che presentiamo qui sulla sinistra del nostro stand, mentre poi abbiamo un'altra realtà sempre nel tray forming, che è più dedicata al mondo del produce, dell'ortofrutta, delle vaschette, che vanno in quel tipo di mondo, che è un po' diverso da quello a cui tradizionalmente Sacmi si rivolge, ma che comunque copre secondario, per cui l'utilizzo di cartone. Quindi tecnologia di altissima qualità ad ampio spettro. Assolutamente sì. In uno si predilige l'automazione, perché questo è un mercato che cerca soluzioni automatiche, cerca alte velocità, alte performance, e per cui è sicuramente da affrontare con un certo tipo di prodotto. Detto questo, rimane anche ampio spazio all'interno della nostra value proposition nel packaging di poter andare a toccare settori, applicazioni, industrie un po' diverse, che hanno anche loro le loro necessità. Naturalmente. Senti, visto che siete degli espositori abituali di FACPAC, adesso siamo alla fine quasi della seconda giornata, che tipo di opinione mi daresti? Rispetto all'ultima edizione sicuramente abbiamo visto un miglioramento, però poi è difficile dare una valutazione a caldo, più che sia la mera valutazione o punteggio dei leads famosi che si raccolgono. Il tempo lo dirà. Però ripeto, quando vuoi sviluppare un mercato devi mostrare la presenza, devi poter incontrare i tuoi clienti, poter parlare la stessa lingua, discutere, vedersi e comunque presenziare un mercato in maniera diretta, ed è un appuntamento che poi si sviluppa in 3 giorni, per cui insomma si esce un po' da quei canoni di 7 giorni dove 5 perdi il primo, perdi l'ultimo. Qui è tutto un po' più concentrato e per cui ha molto senso. 3 giorni penso che sia un format molto interessante. Certamente. Quindi nel 2025 ci sarà la prossima edizione. Ritieni che Sacmi potrebbe esporre anche la prossima? Sicuramente, la nostra intenzione è questa, sì. Allora, tireremo le somme come sempre alla fine di FACPAC, anzi probabilmente anche nei giorni successivi. Per il momento quindi auguro a Rocco Furone e a Sacmi e a tutti voi buon FACPAC. Grazie a voi.